Buongiorno a tutti, buongiorno anche al nostro ospite. Oggi intervistiamo Chiara Tozzi, che è psicologa, scrittrice, sceneggiatrice, docente di sceneggiatura e analista e psicoterapeuta junghiana AIPA-IAP a Roma. È membro ordinario con funzione di didatta e supervisore verso entrambe le associazioni. È stata ed è visiting professor presso numerosi developing group IAP di vari paesi europei. Tiene conferenze a livello internazionale ed è stata anche, ha fatto parte anche della redazione di studi junghiani. È il direttore artistico del Mercurius Prize per i film di particolare interesse psicologico e per la sensibilità ai diritti umani, ed è stata presidente del premio Magia ai film che fanno bene. Ha scritto, come dicevamo, numerosi romanzi, tra cui anche La scintilla necessaria, edita da Mondadori, che è uscito recentemente, racconti e sceneggiature per il cinema, il teatro, la TV, la radio e ovviamente soprattutto pratica la libera professione come analista, come psicologa analista junghiana e psicoterapeuta, e appunto è esperta della tecnica dell'immaginazione attiva, che usa nella sua pratica e su cui fa ricerca e studi da tanti anni. Volevo chiedere proprio innanzitutto, dopo questa presentazione, no? Sceneggiatrice, scrittrice e anche analista, no? Analista junghiana nello specifico. Allora potrebbe essere interessante chiederci come si collegano un po' questi due aspetti, questi due animi. Grazie Valerio. Grazie all'AIPA che dà questa possibilità di affrontare una materia così importante, un argomento così importante come l'immaginazione attiva. Come si conciliano le due anime? Innanzitutto l'anima è una e diciamo che abbraccia in modo molto naturale e spontaneo i due ambiti, quello che riguarda il cinema e la scrittura e quello che riguarda la psicologia analitica in senso stretto. I due ambiti sono strettamente correlati, quindi non c'è una divisione. Vero è che dal punto di vista logico si tende a avere anche una certa diffidenza per chi intraprende o affronta, lavora in ambiti diversi, ma se questi ambiti diversi hanno un focus su quello che è poi l'espressione della psiche, il cinema questo fa, la scrittura pure, e figurarsi la psicologia analitica, la divisione è puramente logica e questo è qualcosa di molto importante su cui io poi tornerò. Ma vorrei dire un'altra cosa. C'è un'affermazione di Jung molto importante relativa all'immaginazione attiva nel suo saggio La funzione trascendente. Jung parla della permeabilità della membrana fra la coscienza e l'inconscio, che è tipica delle persone creative e degli artisti. E per l'appunto la funzione trascendente è la funzione che poi in qualche modo viene attivata e favorita dalla immaginazione attiva. Quindi non è un caso che, per esempio, lo stesso Federico Fellini, regista conosciuto in tutto il mondo, fosse affine a questo tipo di inquadratura della materia. Per esempio lui in un'intervista ai Cahiers du Cinéma disse che avrebbe voluto realizzare un film sui bambini perché i bambini hanno una membrana porosa fra la coscienza e l'inconscio e quindi sono più vicini all'inconscio. Ovviamente Fellini poi è stato in analisi da un analista junghiano che è stato anche una figura particolarmente importante per l'AIPA, Ernst Bernhard.
Ma prima di andare in analisi aveva già realizzato film come I Vitelloni e La Dolce Vita, dunque c'è una complementarietà, c'è un'affinità fra i due ambiti. Sì, assolutamente, anzi anche rispetto a quello che dicevi proprio su Fellini, no? Quanto poi effettivamente anche nell'analisi con Bernard, quanto poi anche il suo percorso in qualche modo di ricerca personale si sia anche intrecciato con il suo processo creativo, no? Allora in qualche modo insomma, mi veniva in mente anche una citazione di Hillman, no? Che parla in ambito terapeutico, no? Di quanto sia importante l'aspetto creativo, no? E dice all'interno del setting analitico le azioni sono pensate e finalizzate a produrre una qualche forma di trasformazione interiore, un fare insieme capace di valorizzare gesti e riti nell'ambito della reciprocità. Appunto parla di un fare poietico che permette un'avventura esperienziale capace di favorire un processo di gestione degli avvenimenti. Quindi in qualche modo, secondo te, l'immaginazione attiva come si inserisce all'interno di questa complementarietà che stiamo dicendo tra processo terapeutico e processo creativo, no? Dove inizia uno e finisce l'altro, potremmo dire, oppure in che modo comunicano tra di loro? L'immaginazione attiva di per sé è un processo creativo da non confondere con quello che è la creatività artistica, cioè la finalizzazione dell'immaginazione attiva, anche se nella terza fase dell'immaginazione attiva, ovvero quella che si manifesta attraverso la registrazione di tutto quello che viene vissuto, delle immagini che si appaiono durante il processo di immaginazione attiva. Spesso questi prodotti che sono proprio frutto della immaginazione attiva possono apparire come prodotti artistici, basta vedere i disegni, meravigliosi disegni di Jung nel Libro Rosso, che illustrano la sua immaginazione attiva, ma Jung stesso ci mette in guardia nel suo processo di immaginazione attiva. Veniva distolto da una voce femminile che gli diceva: quello che stai facendo è arte. Jung ribadisce che no, non è arte, e questo è molto importante, che ci sia una distinzione, per quanto ci sia una correlazione fra un processo creativo. Entrambi sono processi creativi, un processo creativo finalizzato al prodotto artistico e la creatività nell'immaginazione attiva. L'immaginazione attiva non deve avere una finalizzazione di tipo estetico, ma si basa su qualcosa che è proprio il dialogo con l'inconscio, e questo è il confronto con l'inconscio, come Jung lo definisce in Ricordi, Sogni e Riflessioni. È questo il fine dell'immaginazione attiva, anche se poi sicuramente può essere di aiuto alle persone creative, o possiamo dire che per esempio le persone creative e gli artisti spontaneamente fanno l'immaginazione attiva senza sapere che è immaginazione attiva, tanto che io nella mia ricerca che sto svolgendo a livello internazionale, con gratitudine devo dire, con il supporto dell'IAEP, ho fatto delle interviste, una delle quali comparirà nella ricerca, a Umberto Contarello, che è fra gli altri suoi famosi film sceneggiatore della grande bellezza. Ho fatto un'intervista a Giuseppe Tornatore, il regista premio Oscar, sulla immaginazione attiva. Entrambi sono rimasti estremamente stupiti dal realizzare che le 4 fasi dell'immaginazione attiva erano assolutamente pertinenti al loro processo creativo, cioè, come posso dire, era assolutamente spontaneo. Jung ce lo dice, la von Franz ce lo dice. L'attività della psiche, a cui noi diamo il nome di immaginazione attiva, è un processo di per sé spontaneo e naturale.
E, a proposito di questo, no, che dicevi del confronto con le immagini, no? C'è un tuo lavoro in cui, insomma, che hai presentato all'AIBA di Milano e non solo, insomma, in varie occasioni, che si chiama Da dolore alla responsabilità etica, no? In cui fai esattamente questo processo qui, quindi confronti le immaginazioni attive in qualche modo di Jung e di Stephen King e la funzione che hanno avuto per entrambi, anche se utilizzavano appunto linguaggi e mezzi diversi, no? E qui parli di questo confronto con le immagini di entrambi come un atteggiamento e pratica di immaginazione attiva a tutti gli effetti, no? E la parola atteggiamento di immaginazione attiva, perché noi appunto conosciamo, abbiamo visto insomma la tecnica dell'immaginazione attiva, le 4 fasi a cui tu facevi cenno, ma quando invece parliamo di un atteggiamento di immaginazione attiva, secondo te come lo spiegheresti? L'atteggiamento di immaginazione attiva è l'immaginazione attiva. Infatti, quando tu hai introdotto, giustamente parlando di tecnica dell'immaginazione attiva, mi sono detta adesso ci torno perché ecco, Gerhard Adler, che è stato un epigono di Jung importante, sostiene che non si può parlare di tecnica dell'immaginazione attiva esattamente come non si potrebbe parlare di tecnica dei sogni. I sogni si fanno, si svolgono, avvengono. Si può parlare di tecnica riferita all'immaginazione attiva soltanto per quanto riguarda la percezione delle immagini, ovvero noi diamo delle indicazioni al paziente o a chi abbia intenzione di fare l'immaginazione attiva spiegando alcune modalità che possono essere di ausilio, ma questo accade anche in analisi quando si dice al paziente come vedere, affrontare i personaggi del sogno. Non è certo che gli si danno delle modalità, una tecnica specifica che irrigidisca il lavoro sulle immagini del sogno e sul sogno stesso. Quindi l'atteggiamento di immaginazione attiva, Adler lo sosteneva che è un atteggiamento simile a quello dello spettatore di un film, perché c'è una concentrazione su quello che scorre, sul film che scorre, sulle immagini che scorrono, i personaggi che si muovono all'interno del film, ma non è una visione passiva, c'è una partecipazione attiva, un'identificazione, basta pensare al cinema, ai suoni, alle esclamazioni, agli improvvisi silenzi, i colpi di tosse, c'è una partecipazione attiva e Adler sostiene la sola differenza nell'immaginazione attiva è che il film è proiettato all'interno e noi lo guardiamo ma secondo la metafora del teatro che usa Jung per definire, per spiegare l'immaginazione attiva, noi entriamo nella scena e partecipiamo a quello che è la storia, l'evento, l'animazione direi delle immagini, giusto proprio per rimanere in un linguaggio che accomuna sia il cinema ma anche la scrittura, alla psicologia analitica in particolare. E appunto a proposito di questo atteggiamento che porta a questo tipo di partecipazione, no? A cui facevi riferimento citando Adler, no? In qualche modo partecipando in qualche modo con le nostre emozioni a quello che succede sulla scena, inevitabilmente poi oltre al confronto vero e proprio con le immagini c'è il confronto, quello che Jung e poi anche tu nei tuoi lavori chiami il confronto etico, no? Quindi si assume dopo attraverso questo atteggiamento di immaginazione attiva poi una posizione etica nei confronti delle immagini interne. Tu scrivi così come verso i contenuti individuali e collettivi della vita umana. Ma in che modo, cioè, come mai è così importante la responsabilità etica nei confronti delle proprie immagini, ma anche, secondo me, anche delle immagini
che il paziente porta al terapeuta, quindi anche la responsabilità etica che il terapeuta ha delle immagini quando queste emergono in seduta. Come mai secondo te è così importante? Allora, ritorno un po' anche alla domanda precedente che era relativa alla paura e all'orrore, Certo. perché ha a che fare poi con il confronto etico. Sembra strano, ma è così. L'immaginazione attiva è una metodologia terapeutica che per esempio, nonostante sia considerata, e questo lo dico anche alla base dei risultati della ricerca che ho fatto, la ricerca svolta proprio con tutti i membri della IEP, per quanto sia considerata al 90% come importantissima per Jung e per noi tutti, viene praticata molto poco, viene conosciuta così e così, e c'è una sorta di diffidenza. La diffidenza è generata molto probabilmente, quasi sempre, da delle resistenze dovute alla materia, al centro focale dell'immaginazione attiva, che è proprio il confronto con l'inconscio. Confrontarsi con l'inconscio significa mettere a confronto il proprio io con i contenuti archetipici attraverso le immagini che rappresentano queste istanze archetipiche, e tutto questo provoca paura. Ovviamente come possono provocare paura certi incubi, soltanto che dal sogno ci si sveglia, l'immaginazione attiva la si fa in stato di veglia. Allora, io credo che proprio la difficoltà che Jung stesso diceva per forza è difficile fare l'immaginazione attiva, abbiamo un coinvolgimento totale che non è soltanto della funzione pensiero, ma è di tutta la psiche, di tutto il corpo, quindi abbiamo delle modificazioni fisiologiche, aumenta la pressione, il battito cardiaco, la sudorazione, dunque è inevitabile avere paura. Ma ecco, si arriva al punto finale, conclusivo, che poi è lo scopo dell'immaginazione attiva, ovvero il confronto etico, proprio se si ha la forza, la possibilità e il coraggio, ma anche la capacità di abbandono, che è con la condizione sine qua non, di accettare che l'io si abbassi da una posizione di superiorità che normalmente attraverso quella che è la nostra abitudine, soprattutto scolastica, abbiamo di porre l'io e la logica, la coscienza in una posizione superiore. Da lì si fa uno spostamento e si accetta di confrontare, che l'io si confronti con l'inconscio in una posizione che Jung definisce come quella fra due persone di uguali diritti. E il confronto etico significa riuscire proprio ad accettare che, per esempio, contenuti opposti come il bene si confronti con il male, il chiaro con l'oscuro e tutto quello che si può immaginare di opposti, senza pretendere che, per esempio, qui sta il punto ostico difficile, il bene è tutto quello che normalmente noi consideriamo superiore, luminoso, chiaro, stia sopra. E in questo io credo che sia veramente di grande aiuto il carteggio fra Jung e Neumann. Che Neumann è stato uno dei più grandi rappresentanti della psicologia analitica e ha effettuato l'immaginazione attiva e considerava l'immaginazione attiva come una parte ineliminabile per una persona che ha a che fare con la psiche. Jung nella presentazione, nella prefazione alla nuova etica di Neumann fa notare come Neumann con la nuova etica ottenuta proprio attraverso anche i suoi esercizi di immaginazione attiva
Eh, C'è una rivoluzione all'interno del nostro sistema di valutazione e considerazione della psiche. L'io normalmente viene definito da Neumann come un occupante una posizione tirannica, un dittatore, un monarca all'interno della psiche. Invece attraverso l'immaginazione attiva, ovvero il confronto etico, l'io riesce a spostarsi, a porsi in simmetria e a lasciare spazio al sé. Quindi la centralità ottenuta attraverso il confronto etico e l'immaginazione attiva è un maggiore spazio per il sé. Che importanza ha questo per il collettivo oltre che per l'individuale? Beh, cambia tutto. Effettuando l'immaginazione attiva c'è una trasformazione radicale. Questo è un altro dei punti che vengono fuori dalla mia ricerca, ma non soltanto dalla mia ricerca, anche dalle esperienze di chiunque abbia effettivamente fatto immaginazione attiva. C'è un prima dell'immaginazione attiva e un dopo. Il prima è un modo di stare con se stesso e con il mondo dominato soprattutto dalla funzione pensiero, dalle interpretazioni logiche, e quindi è in qualche modo una visione parziale. Con l'esperienza dell'immaginazione attiva il mondo, Neumann disse, facendo una immaginazione attiva molto emozionante, conseguente al suo desiderio di fare giustizia rispetto all'Olocausto, aveva avuto la famiglia sterminata, ma non soltanto lui. Effettuando questa immaginazione attiva in cui ebbe il coraggio di affrontare il male, lui alla fine dice da quel giorno in poi il mondo per me non è più lo stesso. Ecco, quindi il nostro modo di relazionarci agli altri, basterebbe vedere, citavo prima, il carteggio fra Neumann e Jung. Sono due persone di altissimo livello, però uno è Jung, quindi tutto sommato dovrebbe avere una collocazione più o meno superiore. L'altro è Neumann, grande personalità. Entrambi si parlano con una umiltà, un rispetto. Lo stesso Jung dice a un certo punto in una lettera: le domande che lei mi fa, il contenuto è talmente importante, talmente coinvolgente, intenso e profondo che io non lo so se alla mia età e nello spazio di una lettera riuscirò a rispondere. Ecco, credo che questo sia un atteggiamento di immaginazione attiva, essere capaci di vivere nella vita di tutti i giorni, in una relazione simmetrica sempre, sia nel dialogo che effettuiamo con noi stessi che con gli altri, figurarsi con il paziente. Beh sì, è assolutamente, veramente molto, molto bello, interessante, e io veramente volevo ringraziare Chiara, perché penso che anche in un momento in cui il mondo costantemente è sempre diverso, effettivamente c'è da una parte tanta rigidità, no? Anche rispetto alla vecchia etica, e al tempo stesso, forse proprio in una prospettiva però sotterranea, in realtà c'è tanto desiderio di immagini, ma di immagini vere, autentiche in qualche modo. E non so, a tal proposito, visto insomma che stiamo chiudendo, se volevi lasciarci con un'immagine, una poesia, un qualcosa rispetto insomma a chiudere questo nostro dialogo di oggi. Diciamo che è conseguente, mi viene proprio spontaneo portare questo contributo d'immagine rispetto a quello che ho detto poco fa e che poi è il fulcro della immaginazione attiva, ovvero il rapporto fra l'io e l'inconscio da una posizione dominante a una posizione di simmetria. È quello con cui vorrei rappresentare la richiesta che mi hai fatto rispetto alle immagini. È una poesia di una nostra didatta di grande rilievo, Bianca Garuffi, che oltre a essere stata appunto una figura rappresentativa importantissima per la psicologia analitica, era anche scrittrice e poetessa. E lei ci racconta che durante un esercizio di immaginazione attiva le è comparso un leone.
la figura di un leone molto, molto potente, molto vittorioso, molto aggressivo e conquistatore, ma anche molto prepotente, molto invadente. Allora lei realizzò che questo leone aveva a che fare con l'io e da lì sviluppò proprio questa sua immaginazione attiva, dalla quale come esito, quindi come registrazione, uscì fuori questa poesia che lei sosteneva fosse una sorta di grido, di esclamazione in forma poetica. E si chiama Non l'io eroico e soprattutto non l'io della potenza, né l'io del sognatore, patetico fantasma dell'io diurno, e nemmeno quell'io che chiamavamo immaginale. C'era una volta un io, al quale, per repentino pallore, tremore, esangue la lingua si seccava. E ancora un altro io c'era, al quale esausto il dolce vino amore scioglieva, molli membra, il capo reclino, la ghirlanda si sfaceva. E un altro ancora, il quale sul fiore delle onde incauto rincorreva l'ibrido viola rosa di un giorno, di un sogno. Trepido io delle rimembranze, del desiderio, della nostalgia, tu, vecchio come il mondo, lirico, io. Grazie mille Chiara, molto, molto bello. Io ringrazio Bianca Garuffi perché ci ha regalato e ci ha lasciato questa meraviglia, oltre a tutto il resto del suo lavoro. Assolutamente. Grazie ancora Chiara per questa intervista e non so poi come chiudere.